Quindi l'esercizio cosa ci chiede? Dice che abbiamo un corpo di massa m che va a scivolare su un piano inclinato che è inclinato appunto di 45 gradi rispetto all'orizzontale. Quindi questo qui è il nostro alfa e qui abbiamo il nostro corpo di massa m. Ora, per calcolare l'accelerazione di un corpo che scivola su un piano inclinato di 45 gradi rispetto all'orizzontale, in assenza di attriti, perché ovviamente non abbiamo attriti, possiamo utilizzare la componente della forza di gravità lungo il piano inclinato. Quindi la forza che agisce lungo il piano inclinato è data dalla seguente formula: F uguale mg per il seno di θ. Quindi qui abbiamo che m è la massa del corpo, che però noi non abbiamo. G è un dato noto, è l'accelerazione di gravità, e anche θ è noto, è di 45 gradi. Allora deve essere noto che quando io calcolo il seno di 45 gradi, il risultato è radical 2 mezzi. Poi sappiamo anche la gravità, che è 9,81, ma non sappiamo niente circa la massa del corpo. Vogliamo capire solo l'accelerazione, e l'accelerazione A del corpo lungo il piano sarà data da cosa? Sarà data da A uguale a G per il seno di θ. Volendo, da cosa lo possiamo capire questo? Beh, ricordiamo che forza la possiamo sempre esprimere come massa per accelerazione. Quindi se noi guardiamo questa qui e questa qui, vediamo appunto che massa si cancella con massa e rimane appunto quello che dicevo. Ecco perché non è importante, diciamo, conoscere la massa. Quindi questa è la formula generale che possiamo andare poi a riscrivere con i dati che abbiamo, cioè 9,81 per radical 2 mezzi. Se adesso andiamo a mettere tutto su calcolatrice, vediamo quanto uscirà. Il risultato di questa moltiplicazione è 6,93, che ovviamente poi noi andiamo ad approssimare a 7, e quindi questo sarà il modulo della nostra accelerazione. L'accelerazione si misura in metri al secondo, ovviamente, quadrato. E quindi questo conclude il nostro esercizio.